Vieni con me. Occhi di lince, ciao, eccomi qui, sono Edo Thomas, insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Oggi abbiamo una compagnia qui, adesso se n'è andato, ok? Allora, non c'era verso, volevo starci qua, adesso appena ho iniziato il video, si è spostato. Il tema della lezione è mal di collo, seconda parte, quindi utilizzerò un altro esercizio per la respirazione, visto che comunque il video precedente sul mal di collo ha avuto un grande successo, quindi vorrei dare un altro esercizio per aggiungere a quegli altri due nel video precedente sulla respirazione. Comunque lascio qua il link della lezione dove ci sono altri due esercizi di respirazione per migliorare la pratica, cioè per migliorare il mal di collo o il torcicollo, va bene? Andiamo alla pratica. Allora, parlando esattamente su questo tipo di argomento che poi è molto comune alle persone che soffrono di cervicale, soffrono di mal del collo, hanno una rigidità al collo per cui fanno veramente fatica a muovere la testa a destra o a sinistra, o in alto, in basso o in diagonale a destra e a sinistra, in diagonale a sinistra, a destra, per cui ce ne sono diversi movimenti, non è soltanto la rotazione, la flessione e estensione in diagonale, ok? Quindi ci sono diverse, per cui prova a vedere qual è il movimento che ti dà più fastidio o dolore oppure rigidità di movimento per quanto riguarda il collo. Visto quello, ok, magari ho una rigidità o un dolore e quello è il test. Poi dopo faremo proprio l'esercizio, quindi cerchi di vedere il video fino alla fine, per cui lo faremo l'esercizio alla fine, per esattamente vedere se migliora dopo l'esercizio. È migliorato? Ok, quindi ripeto da 12 a 15 ripetizioni magari quel movimento in cui io precedentemente avevo più fastidio o il dolore. La posizione, io sono seduto in questa posizione perché comunque sono comodo e ho un'estensione della colonna vertebrale abbastanza quindi fisiologica, quindi non cambio nulla, non è diritta ma è eretta, per cui è importante che sia in questa posizione o seduto sulla sedia o in piedi, ok? Oppure sdraiato. Quindi bisogna vedere esattamente qual è la posizione in cui sei più confortevole ma sei eretto. Occhio anche nel sdraiarsi che il mento non deve essere puntato verso il soffitto ma deve essere parallelo a terra, magari anche con le gambe flesse, visto che comunque magari il dolore al collo incide anche il dolore sul tratto lombare. Di solito cosa si fa? Mal di collo, vado lì, faccio stretching per il collo, ho visto tantissime, no? Stretching per il collo, massaggio per il collo che comunque andrebbe anche abbastanza bene, l'allungamento andrebbe abbastanza bene, però non è solo quello, anche perché se io ho un dolore al collo, se io faccio l'allungamento, il dolore aumenta magari in quel momento, per cui devo riacquisire, devo riacquisire il movimento articolare, ma devo diminuire il dolore oppure aumentare la mobilità articolare del collo con un esercizio che non va a toccare il collo. Quello è il segreto, ok? Magari uno dice, caspita sì, magari quando mi riscaldo allora va meglio il collo. Sì, ho capito, ma poi dopo non ti muovi il collo, quindi il cervello non capisce esattamente che hai migliorato, quindi che puoi muoverti maggiormente la testa e quindi il dolore il giorno dopo uguale. Ma anche qui il giorno dopo potrebbe essere anche uguale, ma facendo questo esercizio più di una volta al giorno,
perché ci metti veramente pochissimo, ci metti un minuto per fare l'esercizio e un minuto per fare l'esercizio proprio quel test che avevi fatto prima, quindi ci metti veramente poco, per cui puoi fare tante volte al giorno, di più di 2, 3, 4, 5 volte, quante volte ne vuoi, perché più lo faccio, più il mio cervello impara ad avere non tanto quel grado di dolore o di muovere di più la testa, quindi di avere sempre meno fastidio al collo o di aumentare la mobilità articolare del collo. Per cui fare l'esercizio che ti permette di migliorare il dolore, di abbassare il dolore, l'esercizio di respirazione che ti permette di muovere meglio il collo. Ok, identificato quello, faccio il retest, poi dopo faccio esattamente come chiamo nella neurologia funzionale, ricondiziona quella mobilità precedente, non buona o con un certo tipo di dolore. Non so se poi mi sono spiegato bene, ma comunque se hai dei dubbi, iscrivimi sui commenti. Importante è che questa pratica sia esattamente fatta per 21 giorni. Ecco, questo è di fondamentale importanza. Per cui adesso ci sono 3 esercizi, quindi non puntare solo su questo esercizio, ce ne sono altre 2 in questo video che avevo messo all'inizio della lezione, per cui magari fai l'esercizio 1 la mattina, l'esercizio 2 al pomeriggio, l'esercizio 3 la sera, prima di andare a dormire oppure prima della cena. Quindi faccio questi 3, nel giorno dopo invece di fare 1, 2, 3 faccio 3, 2, 1 e quindi cerco di mescolarli questi qua. Ricorda di fare tutti i giorni perché più lo faccio in questa maniera più il mio cervello impara. Quindi non perdere questa occasione di ripristinare quel dolore o riacquisire quella mobilità articolare del collo. Quindi era una spiegazione dovuta al video precedente che ha avuto tantissime persone che poi mi hanno iscritto, mi hanno iscritto comunque dicendo che ha funzionato, ma ci deve essere una continuità. Va bene? L'esercizio, questo qui è un po' particolare. Utilizzerò un sacchetto in plastica oppure quel sacchetto che poi utilizzi da mettere il pane di carta, ok? Oppure una busta in carta. Io non ho il sacchetto quello in carta, stamattina avevo soltanto quel sacchetto qui e quello di solito che si mette esattamente gli alimenti da mettere nel frigorifero. Allora, io metterò il sacchetto coprendo il naso e la bocca, quindi in questa maniera, ok? E chiudo completamente, cioè nel senso il sacchetto deve coprire completamente quest'area della bocca e del naso, okay? E devo respirare all'interno di questo sacchetto di circa da 30 secondi a 90 secondi, per cui sarà una respirazione non tanto facile, per cui faccio questo test del collo, magari sai, per esempio nel mio caso è sempre il lato destro che ho più difficoltà, ok? C'è un movimento articolare, un'ampiezza articolare sul lato destro minore. Ok, cerco di confrontare bene destra e sinistra, in alto e in basso va bene, e qui a destra. Bene, andiamo sull'esercizio, mettiamo il sacchetto in bocca e respiriamo lì dentro. La colonna stesa, quindi infilo che mi tira su in alto e comincio a respirare.
solo attraverso il naso. Ok, circa 40 o qualche secondo in più. Adesso riprovo. È veramente fantastico. Non ho parole, ecco. Quindi ho aumentato la mobilità e vado a fare da 12 a 15 ripetizioni. 1, eccolo qua, ho fatto 15, bene. Adesso sono pronto per fare qualsiasi cosa. In questo caso, che è un canale di yoga, io sono pronto per fare la mia pratica di yoga. Prova a immaginare il quanto potrebbe essere come un freno, ecco, un freno nelle posizioni magari di torsione del tronco dove devo girare la testa. Ho un torcicolo, non riesco a muovere più di tanto la testa, quindi è compromessa esattamente magari quella posizione dovuto a questo problema al collo. Quindi migliorare la pratica di yoga basta delle piccole cose, nel senso in questo caso abbiamo migliorato la mobilità articolare del collo che mi permetterà di muovermi in una torsione migliore. Okay? Migliorerà esattamente magari di fare, che ne so, la manovra per parcheggiare la macchina, quindi mi giro a destra e riesco a muovere meglio il collo. Quindi non soltanto alla pratica di yoga, ma in tutto il giorno. Quindi questo è il mio suggerimento di oggi. Questa è la pratica di oggi con la respirazione all'interno del sacchetto. So che poi non è così tanto facile, okay? Perché respirare dentro un sacchetto lo so, però cerca di farlo almeno 30 secondi allora. Va bene? Io per oggi ho finito, quindi ci vediamo. Oggi è venerdì, per cui ci vedremo il lunedì, per cui sabato e domenica dai un'occhiata, vedi un po', poi le ultime 3 lezioni, perché era una serie di 3 lezioni con la respirazione, il miglioramento del collo, eccetera, poi altre 2 lezioni di pratica di yoga e questa qua è per fare come se fosse un neuro warm up per iniziare la tua pratica di yoga. Ok? Bene, ci vediamo lunedì mattina sempre dalle 6:30 alle 7. Ricordati di iscriverti al mio canale perché è importante che poi tu dia il sostegno perché così vado avanti con dei contenuti. Di iscrivermi al mio canale, di schiacciare la campanella, di mettermi un commento qua sotto e di poi magari condividere con qualcuno sulla rete sociale, quindi sui social, eccetera. E basta, ecco, tutto qui. Ci vediamo lungo le strade.